Ciao ragazzi, stasera volevo parlarvi del famoso metodo a tempo, visto che me lo state chiedendo in molti, diciamo, mi chiedete molte informazioni a riguardo. Allora, ci tengo innanzitutto a precisare che non è un metodo che mi sono inventato totalmente io, insomma, ho preso spunto da varie fonti, diciamo. Innanzitutto, spesso quando parlavo con gli altri nella chat, soprattutto con Mattia Palmiero, affrontavamo molto la discussione del, diciamo, ripetere le skills in un determinato tempo più volte che potevamo. Era un metodo che comunque lui stava provando ad approcciare con dei recuperi un pochetto più ampi di come ve lo presenterò tra poco. E anche come avete visto in alcuni video di Eric, dove si vede il massimo numero di hop che fa alternando le braccia in tot tempo. Insomma, comunque era un metodo nel fare le ripetizioni a tempo che diciamo faceva la sua comparsa ogni tanto in varie forme. Poi come sapete anche il famoso EDT è un metodo di allenamento che si basa proprio sul ripetere diciamo, il maggior numero di ripetizioni in un determinato tempo. Diciamo la novità che ho cercato di apportare a questo metodo, in poche parole, è stato quello di rendere un allenamento di forza ad alta intensità a tempo praticamente. Perché comunque nell'EDT non si va a fare, non è un programma che mira tanto alla forza quanto proprio ad aumentare, diciamo, come posso dire, anche il volume dell'allenamento, ma non va a lavorare generalmente su schemi motori complessi e generalmente viene usato per fare magari il maggior numero di trazioni, insomma cose del genere. E invece, prendendo spunto anche dall'idea che mi piaceva molto del Grease in the Groove, che sarebbe quello di il programma che, diciamo, il metodo di allenamento in cui voi rivedete determinati, sto dondolando, scusate, non lo faccio più, in cui voi rivedete un determinato movimento più volte, diciamo, durante la giornata, in modo da, diciamo, andarlo a lavorare intensamente senza andarvi a stancare, perché appunto lo distribuite in arco di tempo molto largo, in cui però andate a lavorare in intensità alta, perché comunque andate sicuramente ad eseguire un movimento difficile durante la giornata, per questo lo fate, diciamo, in un tempo molto ampio. Io praticamente ho preso il Grease in the Groove e l'ho schiacciato in un EDT, si può dire, e da qui è nato il metodo a tempo, ossia praticamente che potete utilizzare sia per le isometriche che per gli esercizi, una ripetizione nel caso degli esercizi, 10 secondi di riposo, una ripetizione, 10 secondi di riposo e così via per 10 minuti, diciamo, anche meno, anche 5 minuti o 15 minuti. Ovviamente più minuti sono, in teoria meglio è, senza strafare, per dire fare 30 minuti serve a poco e niente secondo me. Direi massimo 20 proprio nel caso di, per esempio negli hop facevo 20 minuti all'inizio, ma comunque si può tranquillamente stare sui 15. Adesso lo faccio a 5 minuti, considerate. Invece per le isometriche mi sono sempre trovato bene facendo un lavoro 2 secondi di tenuta, poi 10 secondi di riposo, 2 secondi di tenuta, 10 secondi di riposo. Però quando abbiamo già, diciamo, un'isometrica controllata è meglio fare delle tenute più lunghe, diciamo, lavorare proprio con le serie classiche per andare diciamo, a rinforzare la tenuta, oppure potete aumentare, invece che fare 2 secondi di tenuta e 10 di riposo, aumentate il tempo della tenuta, quindi fate magari 5 secondi di tenuta e 10 secondi di riposo. Una cosa affascinante di questo metodo, che ha comunque appunto diciamo, una ripetizione sola per gli esercizi dinamici e 2 secondi di tenuta all'inizio per le isometrie, proprio per andare a lavorare con un'intensità elevata. Ovviamente dovete bufferizzare, ma diciamo il bello di questo metodo è che vi permette di lavorare con un buffer alla fine minimo per molto tempo, quindi andate a fare un volume con uno sforzo che per voi è comunque alto. Io ricordo quando con la military, quando facevo a metà allenamento, quindi più o meno avevo 64-65 kg in quel momento di massimale, mi facevo 10 minuti con 54 kg o 58 anche a volte. Quindi comunque uno sforzo notevole, però dato per 5 minuti, perché riuscivo comunque a fare una ripetizione di 54 di 58, e man mano, a forza di fare il movimento per così tante volte, così repentinamente, diciamo, lo schema motorio mi diventava chiarissimo in mente e praticamente il peso andava su da solo. Una cosa fantastica di questo metodo, stavo dicendo, è che dopo che avete fatto i vostri 10 minuti, 15 minuti, se vi prendete 5 minuti di riposo, però devono essere proprio 5 minuti perché vi sarete scoppiati prima, e provate a riseguire il movimento in una versione più difficile, magari con i carichi potrebbe essere aumentare il peso,
vi accorgerete di quanto sia più facile. Io per dire, c'è stato un periodo in cui di militari, in quel punto di allenamento dovuto avere una ripetizione con 60 kg perché da fresco ne avevo due, forse due e mezzo, diciamo. Mentre mi feci, era la prima volta che provavo 10 minuti con 50 kg, mi riposai 5 minuti e ne feci 3 con 60 come fossero acqua praticamente. Questo proprio perché va diciamo, a lavorare molto sullo schema motorio, quindi avrete a livello di, magari muscolarmente vi distruggerà, molti hanno detto che dopo che l'hanno provato si sono sentiti distrutti, però a livello neuronale lo schema motorio diventerà fluidissimo insomma nel vostro cervello, quindi avrete dei notevoli miglioramenti. Poi ovviamente come dico i metodi sono personali, ognuno si trova bene con metodi diversi, però secondo me se uno ha diciamo, la costanza di seguire questo metodo assiduamente senza distrarsi durante quei 10 minuti in cui lo fa e cose varie, può avere veramente dei risultati sorprendenti. Alla prossima!